qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine. Andiamo a vedere come sarà quest'anno 2025 analizzando tutte le 12 case astrologiche. Iniziamo questo viaggio insieme, io vi faccio sempre le mie solite raccomandazioni di studiare i contenuti dei miei podcast, soprattutto l'arte sciamanica, per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole, co-creata con gli dei della vostra realtà, per andare incontro alla missione della vostra anima, che è unica e irripetibile. E per chiunque lo desiderasse ho messo in vendita il mio primo libro, che è una tesi di laurea in naturopatia solo in formato PDF, che si chiama Il risveglio della coscienza, e mi mandasse una mail a taromantic21@gmail.com. Allora, detto questo, ragazze mie e ragazzi, partiamo nel nostro viaggio insieme con la prima casa. Allora, la prima casa è la casa del tuo io interiore, il Dio ignoto, così come ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 9. È il Dio intimo, il tuo sposo celeste, sposa celeste, il tuo spirito guida. Vediamo qual è l'energia che è anche la casa del tuo ascendente, la prima casa. Vediamo come sta l'energia in questa prima casa. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi della Vergine, come sta l'energia nella prima casa? Anno 2025. Come sta l'energia nella prima casa? Casa del tuo io interiore. Come sta l'energia? Vediamo. Storytelling. E qua tu mi riscrivi la storia quest'anno. La pratica dello storytelling ve l'ho descritta ampiamente nel video Magia Pratica 8, che potete trovare nella mia playlist L'arte sciamanica o podcast L'arte sciamanica, la stessa cosa. Quindi qui mi dicono, ragazze mie e ragazzi, che sia quel podcast quest'anno foriero di illuminazioni, di trascendenza e di cambio della vostra storia di vita. Ok? Quindi con la carta dello storytelling mi dice che sei una grande sciamana, un grande sciamano nella casa dell'io interiore, che ti chiederà di cambiare la storia della tua vita. E ti adopererai, essendo la prima casa, la casa dell'ascendente, ti adopererai per cambiare la storia della tua vita. Come lo fai? Cambiando prospettiva delle cose. Qui abbiamo un gufo. Chi è il gufo? Il gufo ha in sé i valori della notte, i valori del femminile. È come se inizierai a dare credito solo e soltanto all'invisibile, ai valori della notte. Quando per il gufo è giorno, per noi è notte. Quando per noi è notte, quando per noi è notte, per il gufo è giorno. I valori sono ribaltati e quindi ribalti anche la storia della tua vita o alcune storie, riscrivi la storia. Quindi questo è l'anno per riscrivere la storia della tua vita. Quindi quel podcast, ragazze mie ragazzi, Magia Pratica 8, tu ti adopererai come ascendente prima casa nel riscrivere la storia della tua vita. Vediamo soprattutto qual è l'archetipo che accompagna l'arte dello storytelling. Vediamo. Prima casa per la Vergine, l'arte dello storytelling, da quale archetipo è accompagnata? Qual è l'energia quindi della prima casa per la Vergine? Beh sì, dall'eremita, grande introspezione interiore funzionale a ribaltare tutti i valori della tua vita. Cerchi la solitudine per centrarti intensamente nella tua vita interiore. Questo servirà alla tua creatività personale. È un anno molto più, come dire, non introverso, seppur introverso c'entra in quello che sto dicendo. Il tuo Dio interiore, l'io interiore, vuole che tu guardi le cose dall'interno e non dall'esterno. E questo ti permetterà di riscrivere la storia della tua vita. Quindi è un anno incentrato sul ribaltamento dei valori. Chi è l'eremita? Colui che guarda indietro
è il saggio, colui che guarda indietro nella sua vita, riscrivendo con saggezza tutta la sua storia, raccontandosi una storia diversa. E siccome è il racconto che ci facciamo della nostra vita che determina la qualità, i fatti e gli eventi stessi di quello che ci accadrà, allora tu ti inizierai a narrare una cosa diversa, qualcosa di completamente diverso, perché la vita è quello che ti racconti della tua vita. Se tu ti racconti sono stata vittima di eccetera eccetera, sono una vittima di quegli eventi, allora tu non potrai mai cambiare la storia, perché una vittima, come vi insegno in tutti i podcast, non può cambiare gli eventi, il mago sì. Quando ti riassumi la responsabilità di quello che hai creato nella tua vita fino a questo momento in qualità di anima, quindi tu non eri consapevole, quindi diventi consapevole, allora puoi cambiare le cose, puoi cambiare le carte in tavola. E quindi è un ribaltamento di valori quest'anno. Come dicono i buddisti, noi abbiamo 4 occhi, 2 che guardano fuori e 2 che guardano dentro. Quando chiudi quelli che guardano fuori, inizi a vedere la realtà vera. Vediamo, bellissima energia molto potente, vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito alla prima casa. Prima casa, casa dell'ascendente per i miei ragazzi e i miei ragazzi della Vergine. Cosa mi raccontano i tarocchi? E infatti 10 di spade, si chiude un ciclo karmico qua, si chiude un ciclo karmico, si chiude un ciclo molto molto pesante. Dovrei prendere delle decisioni, 4 di spade. Wow. Gli amanti, prenderai decisioni che provengono direttamente dal cuore e non più dalla mente. Gli amanti mi parla probabilmente che c'è la chiusura anche di una relazione o la tappa dolorosa di una relazione, allora tu ti guarderai dentro e vedrai una storia diversa rispetto all'archetipo della vittima, no? Il sentirti responsabile di tutto ciò che è accaduto, comprensivo degli eventi, delle persone, delle circostanze in qualità di anima, sentirti responsabile in qualità di anima, ti permetterà di fare finalmente la scelta giusta quest'anno. Sì, è la scelta giusta, la giustizia. Arriva giustizia per te quest'anno in quest'ambito. Vediamo un po' due altre sulla prima casa. Paggio di spade. Sì, chiaro, la ruota della fortuna. Arriva assolutamente, qua c'è la regina di denari. Arrivano dei cambi importanti per quanto riguarda le tue scelte. Farai scelte dettate dal cuore. Mi parlano anche d'amore qui, però l'amore lo vediamo nella settima casa, che è la casa delle unioni, l'amore per eccellenza. E mi dice che si chiude un pesantissimo ciclo karmico relativo alla mancanza che ti hanno dato mancanza di fiducia negli eventi, o hanno portato a stare sempre sul chi va là, sulla difensiva, e si apre una nuova vita completamente sostenuta dalla fortuna. Il karma, che è la ruota del karma, quest'anno gira dalla tua parte, anche nell'amore. Qua c'è stata una storia d'amore molto sofferta, molto dolorosa, tu sai a chi mi riferisco, a quale situazione mi riferisco, che ti ha fatto fare un grande viaggio introspettivo. Questo viaggio introspettivo ti permette di riscrivere la storia della tua vita. Fondamentalmente si tratta di vedere gli eventi come narrazioni dell'anima per elaborare un karma. Qua un karma me lo chiudi, ok? Wow, andiamo a vedere quindi, poi lo vediamo l'amore nelle altre case, ok? Andiamo a vedere adesso la seconda casa. Allora, la seconda casa è la casa dell'economia, ma anche la casa del valore, cioè cos'è per te il valore, a cosa dai valore, e anche la casa di quello che ti spetta, va bene, a livello economico, finanziario, e anche e soprattutto la casa del valore a livello archetipico. Andiamo a vedere come sta per te l'energia nella seconda casa. Seconda casa, casa dell'economia e del valore per la Vergine. Come sta l'energia nella seconda casa? Madre, questa è come se fosse un po' l'imperatrice. Sviluppo, mi dicono, sviluppo. È possibile che investirai anche le risorse per tuo figlio, per tua figlia, investirai delle risorse perché quello è ciò per cui tu
ha il valore, ok? E la carta di madre mi parla anche di una possibile gravidanza quest'anno, però lo vediamo nella quinta casa e quindi darai valore a quello come importante, no? O qualcosa comunque sia al di là di quello che sto dicendo è in crescita, quindi la casa dell'economia sarà in crescita quest'anno, perché qua abbiamo una donna incinta, quindi casa dell'economia in crescita. Vediamo cosa mi dicono i tarocchi in merito. Sulla seconda casa per la Vergine. Vittima, vedi, abbiamo appena finito di parlare della vittima nella prima casa. Allora, questa carta mi si collega a quello che stavamo dicendo prima, perché evidentemente vogliono che ti ricolleghi il discorso sull'aspetto economico. Allora, se siamo vittime non possiamo cambiare gli eventi. Quando diventiamo responsabili e quindi tu guardi tutto ciò che ti è accaduto come una narrazione della tua anima perfetta così com'era, allora tu ti riassumi la responsabilità di quello che hai proiettato. Nella casa del valore, la carta della vittima mi dice che quest'anno è il momento di cambiare prospettiva, ribaltare le cose rispetto alla visione della realtà, proprio come te l'ho detto nella prima casa. Proprio nella casa dell'economia, quello che mi viene da dire è che smettila di deresponsabilizzare all'esterno. L'economia, il denaro, le finanze sono espressioni dello spirito. Allora, come si fa a produrre abbondanza? Questo ve lo spiego sempre. L'abbondanza si produce facendo ciò per cui ti viene una spinta da dentro di darti. Più ti dai, più ricevi. Ok? Qualsiasi cosa tu faccia, più ti dai, consapevole del fatto che tu stai lì, stai in un posto di lavoro o anche se stai lì che non c'è lavoro, stai lì per un motivo. Fai tutto ciò che sai fare meglio. Per esempio, non hai lavoro? Fai le torte per il vicino, non sai fare le torte, però ti è sempre piaciuto? Impara a fare queste torte, inizia a dare. Più dai, più ricevi. La natura è prospera perché si dà. E come vi dico sempre, imparate dalla natura come fa. La natura si dà incessantemente, non ha un obiettivo, per questo è prospera. Allora cerca di comprendere che cosa sai fare meglio, se questo è il tuo caso, no? Perché nella casa dell'economia mi dice smetti di vittimizzarti, perché la vittima produce di nuovo penuria. C'è Gesù che dice anche in un passo a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quel poco che ha. Quindi più dai, più dai, più dai, perché dandoti tu manifesti le tue capacità, i tuoi doni e i tuoi talenti, ed è quello che siamo venuti a incarnare in questa vita. Quindi mi dice, nella casa del valore, tu inizierai a dare valore a tutto ciò che ha a che fare con questa nuova prospettiva. Lo vedevamo anche nella prima casa. Una nuova prospettiva porterà l'economia in crescita, non più vittima ma mago. E quindi sappi che tutto ciò che hai proiettato fino a questo momento l'hai scelto tu, perché quella era la strada migliore per adempiere la tua missione. Adesso che sei consapevole ti riassumi la responsabilità e si creerà una realtà diversa, in crescita, economia in crescita. Andiamo a vedere cosa mi raccontano i tarocchi su questo, sulla seconda casa. Cioè, cosa posso fare di utile per il mondo oggi, devi chiederti. O come posso aiutare oggi? Quello è il darsi, ok. Vediamo la seconda casa, Vergine, casa dell'economia. Cavaliere di spade, gli amanti.
3 di spade, qua ci sono questioni riguardanti l'amore, forse c'è una recriminazione l'uno con l'altro, l'una con l'altra, l'uno con l'altro. Qua mi parlano di una vittima, appunto, di una situazione quest'anno che può fare un punto e a capo. Mi parla di tensione dovuta a delle scelte d'amore. Nella casa dell'economia e del valore, o è successo qualcosa inerente all'amore, o può succedere qualcosa inerente all'amore che ti può fare andare in uno stato di vittima, ma questo è il karma, affinché tu includi ciò che sta succedendo come manifestazione perfetta della tua anima e mi ribalti la cosa usando il mantra Uketamo, 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 io includo, io includo, io includo. Perché qua possiamo avere dei risentimenti per una persona o per delle circostanze che ci possono far del male, ma sono proiezioni della tua anima che tu hai già stabilito. Quindi le prove sono queste. Come le affronti determina l'esito della prova. Se tu me le affronti da vittima, riprotrai le stesse cose. Se me le affronti con Uketamo, io includo dicendo per ogni cosa che accade e Mao meraviglia, oltre a Uketamo, i mantra che vi dico sempre, perché come vi insegno sempre, tutto ciò che accade non è né male né bene, né giusto né sbagliato, né meglio né peggio, questo è quello che vuole la mente separativa. La mente trascendente, cioè la tua anima, affinché tu faccia la giusta scelta per libero arbitrio, vuole che tu dica e Mao meraviglia, tutto ciò che accade è e Mao meraviglia, non è né male né bene, ma è e Mao, benedicendo e battezzando le persone e le circostanze coinvolte. Ok? Succede qualcosa qua, 9 di spade, ha a che fare con l'amore, ha a che fare con l'amore, nella casa dell'economia e del valore. 2 altre, 2 di spade, 9 di bastoni, cioè succede qualcosa che ti mette sulla difensiva, non so cosa sia. Fammi vedere perché la carta della madre, economia in crescita. Perché quella carta? Allora, le riprendo tutte. Perché l'economia è in crescita? Però succede qualcosa che ti farà fare questo tipo di consapevolezza qui. Perché l'economia è in crescita? Madre, perché l'economia è in crescita? Ah, asso di coppe. È possibile che ci sia una gravidanza qua, eh? Vediamo, perché l'economia è in crescita? Il mondo. Eh sì. La ruota della fortuna. Guarda, io vedo che c'è un patatrack a inizio, ai primi dell'anno e poi qualcosa di inimmaginabile. Una felicità, l'asso di coppe, oltre alla gravidanza, eccetera, con il mondo, e anche la felicità che arriva, che apre una nuova tappa e una svolta del destino improvvisa nell'economia. Guarda, 10 denari nell'economia, in una stabilità raggiunta. Una nuova opportunità che ti darà una stabilità raggiunta, però non arriva subito. Cioè c'è questa situazione di vittima e poi ti risali proprio, riprendi subito. Di cosa mi parla questa ruota della fortuna? Del re di coppe, di un uomo o di una persona. Re di denari. Qua mi dice si sistema la vita anche, è possibile alcuni di voi sistema vita sentimentale e vita economica. Non so se con il supporto di una persona che ti dà un buon consiglio per aprire una nuova strada a livello economico, però c'è un prima e un dopo qua. L'amore comunque le altre cose le vediamo nelle altre case. Ok, vediamo le altre case, adesso passiamo alla terza casa. Allora, la terza casa è la casa dei viaggi brevi, degli interessi personali, degli studi, dei rapporti con i fratelli, e anche la casa delle comunicazioni e anche la casa del contesto entro il quale facciamo esperienza nell'immediato ambiente. Andiamo a vedere come sta con te, per te la casa, l'energia nella terza casa. Come sta per te l'energia nella terza casa, Vergine? Come sta per te l'energia nella terza casa? Il mondo mi parla di possibili viaggi brevi, sì.
e anche degli studi associati a altre culture o all'oltre o al di là, all'aldilà. Mi parla di questo. Vediamo qual è l'archetipo che accompagna la terza casa. Archetipo della terza casa. La bambina ferita, bambino ferito. È possibile che tu farai dei viaggi brevi per anche trascendere una certa situazione. Allora, qua dice: risveglia la compassione e il desiderio di servire gli altri bambini feriti. Apre il cammino che conduce all'apprendimento e al perdono. Alcuni di voi possono avere a che fare con degli studi, interessi personali per supportare gli altri, o farai o stai facendo degli studi per supportare gli altri, soprattutto la guarigione del bambino interiore. Farai degli studi di questa natura. Studio, i tuoi interessi personali si apriranno o come si dice, si confermeranno sul supporto agli altri del bambino interiore o la bambina interiore. Questo perché hai acquisito a tua volta le tue esperienze della tua bambina, il tuo bambino ferito con il mondo. È possibile che, siccome la terza casa è anche il contesto nel quale fai esperienza nell'immediato ambiente, supporterai qualcuno che ha la ferita, è stato ferito ha la ferita del bambino interiore o la bambina interiore nel tuo immediato ambiente. Questo si farà da specchio con te, perché anche tu hai la stessa ferita, e supportando l'altro vedrai anche la guarigione a te avvenuta, ok? Fammi vedere cosa mi raccontano i tarocchi in merito. Terza casa, Vergine, terza casa. Sì, 6 di coppe, la bambina interiore c'è qua, il bambino interiore, 10 di denari, e il re di spade. Guarda, io vedo che c'è una bellissima connessione familiare qua in famiglia. 6 di coppe, o nel tuo immediato intorno, che è anche la famiglia o i fratelli. È possibile che tu parli anche con un fratello o una sorella che era più freddo o più fredda, con il quale c'è stata questa ferita, e vengano sanate queste ferite qui, mi spiego? Che energia hai, re di spade, nei tuoi confronti? Questa può essere anche la tua stessa energia di bambino o bambino ferito, e questa è la casa entro la quale tu farai esperienza con altre persone che hanno avuto la stessa ferita, o ti adopererai nel fare studi in merito a questo per sanare le tue e anche quelle degli altri. Vediamo. Oppure puoi anche fare dei viaggi brevi verso la tua famiglia, verso persone che non vedevi da tempo, che tu consideravi come fratelli da piccola o da piccolo. Vediamo il re di spade, che energia ha? La regina di spade, qua si fa pace con qualcuno all'interno del tuo intorno familiare, o fratelli o zii, cugini, con il quale c'è freddezza. Re e regina di spade, o con il quale ci potrà essere freddezza. C'è la necessità del perdono e perdono inteso come quello che ti ho detto all'inizio. Si riscrive la tua storia di vita anche familiare quest'anno. Il perdono ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 9, se non sbaglio, che cos'è veramente il perdono. Il perdono non è che, anche come lo intende la nostra mente razionale, è anche presuntuoso. Io ti perdono perché tu non vali niente, cioè mi ergo al di sopra di te. No, perché il perdono, comunque, detto in questi termini, nutre risentimento e rabbia sotto 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 sotto, ok? Quindi il perdono è da intendersi come la consapevolezza che tutto accade per un ottimo fine che la tua anima ha voluto, e quindi vedere l'altro come una proiezione perfetta, il tuo specchio perfetto, voluto dagli dei. E quindi affidare agli dei, io mi affido agli dei che hanno creato questa situazione, va bene? Questo è il senso. E qua vedo che c'è proprio
questo confronto, Re Regina di Spade, situazioni di freddezza che possono essere eluse un buon momento all'interno della famiglia o del contesto familiare o chi tu reputi fratelli o sorelle, ok? Ok, ragazzi miei ragazzi, adesso passiamo alla quarta casa. Allora, la quarta casa è la casa e della famiglia d'origine, dei bisogni emotivi, anche dei possedimenti immobiliari, anche dei cambi di residenza, anche dei debiti karmici ereditati dagli antenati. Mm. Andiamo a vedere come sta per te l'energia in questa quarta casa. Vergine, quarta casa. Vergine, come sta l'energia nella quarta casa? Wow, radici, mi parla proprio delle radici, c'è la sanazione di debiti karmici familiari. Già lo vedevo dalla prima carta, poi anche dalla terza è uscita dalla prima casa, scusami. Roots mi dice che qua molti di voi metteranno nuove radici o creerete una famiglia vostra o c'è la sanazione di debiti familiari karmici, debiti karmici ereditati dalla famiglia. Le radici è una carta bellissima, mi parlano di molta forza tua e quindi i tuoi bisogni emotivi verranno soddisfatti pienamente dal senso di sentirti radicata o radicato ai tuoi avi e ai tuoi antenati, facendo la pratica dello storytelling che ti ho parlato nella prima casa, ma anche prendendo consapevolezza del fatto che il rilasciare debiti karmici significa anche approcciare, come ti ho detto anche prima, agli eventi con emao meraviglia e non con procrastinazione o risentimento e rabbia. Emao meraviglia, mi parla di una casa molto radicata, vediamo qual è. Ed è possibile che anche all'interno della tua famiglia tu riceva del sostegno importante quest'anno. Vediamo cosa mi continuano a dire gli oracoli. Quarta casa, cancro. Sì, angelo, c'è un angelo in famiglia, che tu consideri un angelo. C'è una persona molto vicina, mi dicono, in famiglia, da cui sentirai un grande sostegno. Qua c'è una persona nella tua famiglia, aiuta le persone che necessitano senza aspettarsi niente in cambio. E qua mi dice che c'è una persona all'interno della tua famiglia, all'interno, o può darsi anche, per molti di voi, c'è proprio una presenza angelica, uno spirito all'interno della vostra casa, dove vivete, dove state, dove avete scelto di vivere, che si paleserà come uno spirito angelico che ti farà sentire molto forte. Ogni volta che rientri a casa è una sorta di batteria, di ricarica per te. Ok? O una persona o uno spirito. O entrambe? Vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi per la quarta casa, per il cancro. Fatto sta che questo è l'anno che tu ti sentirai radicata o radicato in te stesso, forse come mai prima d'ora. Sì, anche e creerai all'interno della tua casa, il tuo spazio vitale, un ambiente per ricaricarti proprio, come se fosse, no, i buddisti dicono che la nostra anima gemella si palesa anche nella casa che viviamo e quindi è come se fosse la casa l'anima gemella stessa, no? Una sorta proprio di nutrimento, ecco. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi sulla quarta casa, cancro, il papa, l'eremita, 2 di denari. Prenderai le decisioni giuste quest'anno, Prenderai le decisioni giuste quest'anno. Fammi vedere ancora 2 altre. 4 di denari e il giudizio. Tu quest'anno prenderai delle decisioni importanti che hanno a che fare con il tuo benessere personale proprio. Allora, questo è l'anno in cui tu deciderai, per molti di voi, di avere uno spazio sacro tuo in casa e di non giustificare più questa cosa,
e per altre invece prenderanno casa anche da sole e lì troveranno una guida spirituale dentro la casa, uno spirito sarà, molte di voi. Per altre io qua vedo che c'è proprio la necessità di prendere decisioni che riguardano la tua interiorità, ed è questo senza come dire, se di solito hai preso decisioni per far felici gli altri, ok? Quest'anno no, perché tu creerai uno spazio proprio dentro di te, dentro casa tua, dentro quello che per te è importante, no? Creerai uno spazio sacro e questo ti darà molta stabilità. Sì. Qua mi dice che avrete uno stretto contatto con i vostri avi e i vostri antenati. Questo contatto con i vostri avi e i vostri antenati vi sosterrà nell'avere un grande equilibrio nella vita. Sì, di quest'anno. Alcune di voi invece si sceglie di mettere su famiglia. Sì, dopo un momento di grande decisione e introspezione mettete su famiglia o la casa insieme a qualcuno. Questo sarà le tue nuove radici, cioè dove ti sentirai a casa. Che energia ha il Papa nei tuoi confronti? Del diavolo. Qua c'è una persona che vuole stare proprio con te. Paggio di bastoni, mi parlano di una persona con la quale si faranno anche dei discorsi seri, importanti, non so di chi si tratti, però riguarda la casa e la famiglia, discorsi importanti per ottenere stabilità, per avere le idee chiare, per intendersi, sì. Questa è anche la tua energia, che mi dice che si fa come dici tu in base alle nuove credenze che hai, che sono radicate in te e nessuno te le può schiodare da lì. Sì. Molti di voi hanno una persona in famiglia che vi aiuta a sentirvi radicate in voi stessi, anche un sostegno morale importante. Comunque ragazzi miei, ragazzi, salvatevi questo video, tanto lo dovete rivedere durante l'anno per avere un'idea, no, chiara di quello che si svilupperà poi, ok? Maggiore consapevolezza, maggiore libertà. Ok, ragazzi miei, ragazzi, adesso passiamo alla quinta casa. Allora, la quinta casa è la casa della creatività, degli svaghi, dei divertimenti, dei figli, delle figlie, anche il modo di vivere la sessualità in modo romantico, è praticamente la casa della gioia di vivere, della vitalità. Andiamo a vedere come sta per te l'energia in questa quinta casa. Come sta per te l'energia nella quinta casa, Vergine? La gioia di vivere, la creatività. Aspiterina, selvaggia, selvaggio, wildness, selvaggia, selvaggio, ti vedo esprimerti come forse mai ti sei espressa. C'è una fortissima necessità di esprimere la tua parte più istintiva in questa casa qui. La parte più istintiva, qua abbiamo un lupo, e la parte più selvaggia, più istintiva, e questo è anche viversi una sessualità più appagante, no? Quindi il senso è, sarai molto creativa, ma sulla base della tua istintualità. Non te ne frega niente di fare giusto o sbagliato, tu segui la tua creatività che è la cosa perfetta, la tua istintualità. mm? C'è chi è il lupo? Chi è il lupo? Colui che segue il proprio intuito, istinto prova gioia nel proprio sé. Una fortissima carta questa. Se non ci fosse stata questa carta in questa casa, tutto il lavoro che abbiamo visto non si poteva fare, perché è proprio la spinta propulsiva, anche proprio a viversi il proprio sé in modo autentico, ok? Ti permette di abbattere limiti, tabù relativi a quello che abbiamo visto nella prima casa, no? Per riscrivere la storia, ok? Vediamo qual è l'archetipo che accompagna questo wildness, selvaggio. Quinta casa, Vergine.
la giustizia, wow, e beh, prenderai decisioni conformi alla tua istintualità, quello che l'istinto ti dice, se l'istinto è sì, è sì, se no, è no. E, facendo questo mi dicono che sarai molto contenta perché la giustizia entra in favore nella tua quinta casa, che è la casa della creatività, dei divertimenti, della gioia di vivere. Finalmente sperimenterai una gioia di vivere autentica perché c'è l'istinto fuori, ok? Sì. Se hai dei figli, tu educherai questi ragazzi, i tuoi figli, educherai a questo, cioè nel prendere decisioni basate sul loro istinto, non sulla loro mente. E insegnerai loro che è la prima cosa che ti arriva, non la successiva quando interviene la mente, come decisione da prendere. Vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi in merito alla quinta casa, Vergine. Avrai un acutissimo senso, sesto senso nel percepire l'altro, un acutissimo senso. Questo ti permetterà di prendere decisioni in base all'altro, che l'altro non esiste, è sempre uno specchio, un tuo riflesso, no? Acuti sensi, proprio come un lupo. Cosa mi raccontano i tarocchi sulla quinta casa, Vergine? La luna. Il giudizio. Prenderai proprio spunto dalle tue intuizioni. La forza, mamma, tre arcani maggiori, avrai una gioia di vivere che mai hai avuto nella tua vita, molta forza, molto coraggio nell'abbattere i tuoi limiti e le tue resistenze. E la luna, e qua abbiamo di nuovo i lupi, cani, insomma, il senso è questo, no? Il giudizio, resurrezione dei morti, cose che, boom, arrivano all'improvviso e grande coraggio e forza per elevarti. Tre arcani maggiori sulla quinta casa mi dicono che arriva un cambio, la gioia di vivere o il diritto di esistere, ok? È un po' il primo chakra. Dal primo al secondo chakra ti arriverà questa spinta qua. La luna mi parla di incertezze, di dubbi, di femminile, non avrai paura dell'invisibile. Questo come il lupo, no? Questo genera in te cosa? Genera in te il giudizio con la forza, cioè prendo decisioni in conformità del mio coraggio. Qua più che gioia di vivere direi un coraggio che ti esalterà quest'anno, esalterà, sì. E qua ci possono essere un po' di problematiche legate alla gravidanza i primi mesi dell'anno, se si è in età per volere dei figli, però subito dopo qua ci sono delle grandi possibilità di mettere alla luce dei figli, giudizio con la forza, possono esserci un po' di difficoltà inerenti non so a cosa, però subito dopo sì, subito dopo sì, ok? C'è una spinta, c'è un recupero, c'è una resurrezione per te in questo. Fammi vedere di cose che ti accorgi con giudizio. Sette di coppe. Di cos'è che ti accorgi col giudizio? La torre? Perché la forza? Ah, ragazze, ragazzi, io lo dico lì, magari vale per una o due persone. È possibile che vi accorgiate di essere incinta, però non lo sapevate proprio. Per alcune, e dovete fare una scelta. Sì, perché di cosa vi accorgete? La torre è anche l'eiaculazione, no? Insomma, la forza, gli amanti. Magari potete avere paura di essere rimasti incinta, qua la risposta è sì, per alcune, magari vale per una o due persone, perché siamo a migliaia e quindi... Però il tuo istinto ti dirà cosa fare, va bene? Affidati sempre al tuo istinto, al tuo sposo celeste o sposa celeste, non affidarti mai alla mente, ok? Andiamo a vedere adesso la sesta casa. Allora, la sesta casa è la casa del lavoro e della salute, anche le capacità di adattarsi ai ritmi quotidiani. E vediamo un po' come sta
per te l'energia nella sesta casa. Vergine, come sta l'energia nella sesta casa? Mi è uscita la sola. Resilienza. Beh, qua io ti vedo forte. Resilienza. Qua sia per quanto riguarda la salute, ti vedo... La resilienza cos'è? Quando magari sentiamo di avere qualcosa, siamo forti e riusciamo a superare qualsiasi cosa, no? La resilienza. Resilienza. Nel lavoro la resilienza mi dice di te che vai avanti con determinazione nelle cose che accadranno. Non ti lasci scoraggiare, insomma. Vediamo un po' qual è l'archetipo per questa casa. Sesta casa, Vergine, qual è l'archetipo? Professora, molte di voi insegnano, mi dice che insegnerete anche ai vostri alunni, alle persone alle quali insegnate la saggezza acquisita dalla vostra vita. E quindi qua, per molti di voi che volevano fare anche gli insegnanti o avere un posto, adesso lo vediamo con i tarocchi, però mi dicono che, allora, ti parlo prima dell'aspetto della salute. Qua mi dicono che c'è una grande saggezza nell'andare incontro a ciò che può arrivare durante l'anno, un po' di stanchezza rispetto ai ritmi quotidiani, con saggezza, cioè la tua saggezza ti guiderà, va bene? Nell'affrontare tutto in modo perfetto. Poi, adesso andiamo a vedere con i tarocchi così ti do maggiori informazioni anche sul lavoro. Sesta casa per la Vergine. Ah, ecco perché 10 di bastoni. La regina di coppe, sì, sì, ma infatti te le sai gestire perfettamente 8 di bastoni. Ci può essere all'inizio dell'anno un po' di pesantezza dovuta a dei carichi, ma alla fine tu te li scrolli di dosso, ecco perché è resilienza. Cioè dai, un altro po' ce l'ho fatta, infatti ce la fai. Per quanto riguarda il lavoro un po' di carichi, però vedo che con la regina di coppe praticamente tu fluisci poi, mi spiego? Agisci con saggezza negli ambiti lavorativi, laddove ti trovi ad avere a che fare, fino a quando l'energia non riparte, non fluisce. Cioè, più che analizzare quello che arriva, lo stress con 10 di bastoni lavorativo con la mente, non lo analizzi, ma ti fai fluire da quello che arriva. Qua mi parla nel lavoro che ci sono comunicazioni che stavi aspettando, che magari le stavi aspettando da un po' di tempo, magari anche un posto di professore, un posto che stavi cercando, sì, quello a cui stavi ambendo, la stella e il diavolo. Quindi se da un po' di tempo stavi aspettando qualcosa, i primi mesi dell'anno vedo un altro, o comunque la prima parte dell'anno vedo un po' di attesa, ma la resilienza ti fa vincere, perché qua abbiamo o insegnamento o qualcosa che arriva inerente al lavoro che stavi aspettando. Vedo una certa attesa un altro po' e poi con la resilienza, comunicazione, l'energia fluisce nel lavoro. Quello che stavi aspettando arriva nel lavoro dopo un po' di tempo, vedo qui. Fammi vedere un po' di cosa parlano queste comunicazioni. 8 di bastoni. Della stella, si realizza un sogno in ambito lavorativo, qualcosa che stavi aspettando, che stavi chiedendo in ambito lavorativo, la tua resilienza ti farà vincere quest'anno, perché la stella mi parla della realizzazione di un sogno, da che stavi un po' insoddisfatto, hai scartato qualche proposta o delle proposte puoi scartare quest'anno. Questo ti può stancare un po', ma si realizza un progetto lavorativo quest'anno. Va bene che stavi aspettando qualcosa nel lavoro, c'è un miglioramento nel lavoro, da che c'erano situazioni un po' pesanti la prima parte dell'anno, situazioni stressanti. Per quanto riguarda la salute, io qua vedo che ti dedicherai al tuo benessere personale più che... cioè benessere personale magari, che vuol dire con la regina di coppe? Avrai cura di te, va bene? Avrai cura di te più di quanto tu non l'abbia fatto prima. Questo porta anche a farti magari dei trattamenti olistici, dei massaggi, più cura di te avrai quest'anno che rispetto agli altri anni e soprattutto vedo che le situazioni le affronterai con molta più fluidità che mai, insomma, ok?
Ok, ragazzi miei, ragazzi, adesso passiamo alla settima casa. Allora, la settima casa è la casa dell'amore per eccellenza, delle relazioni sentimentali, matrimoniali, unioni stabili. Andiamo a vedere quindi per l'amore questo 2025 cosa prevede a livello archetipico e poi nella realtà fenomenica. Allora, partiamo da questi altri oracoli. Amore, cancro, cancro, scusami, forse stai connettendo con un cancro. Vergine, vediamo. Vergine, amore 2025. Vergine, settima casa per la Vergine. Paride, abbiamo un conquistatore qua per te quest'anno, eh? Abbiamo un conquistatore, Paride. Un giovanotto, diciamo che può avere a che fare con un giovanotto brillante o con una giovanotta brillante, e una persona che vuole conquistare, una persona che vuole conquistare, non è, con questo mazzo c'è il Re Artù anche, che è quello un po' più maturo, però Paride mi dà un senso di gioia, di conquista, di elettrica, una sensazione elettrica. Vediamo un po' qual è l'archetipo in questa casa. Allora, settima casa, qual è l'archetipo sulla casa dell'amore? Settima casa, cancro. Cancro di nuovo ho detto, ragazze, non ci posso credere. Vergine, non lo so perché, pure il cancro l'ho fatto tempo fa. Vabbè. Quindi, va bene ragazze e ragazzi, evidentemente qualcosa del cancro c'entra qua. Magari siete ascendente, o magari questa persona, Luna o Venere, va bene. Vediamo, allora, qual è l'archetipo nella settima casa? Il bambino divino, te l'ho detto, c'è una persona molto giovane d'animo, al di là se è giovane a livello anagrafico oppure no, o comunque una persona che ti farà sentire rinata o rinato. E l'eterno bambino, l'eterna bambina, c'è molta Kundalini accesa qua, vedo, eh. Innocenza, purezza e redenzione, seguire una connessione speciale con la divinità. C'è qualcuno che ti farà spiccare il volo sull'energia Kundalini. Kundalini. E ti dicono questa relazione, qua c'è uno specchio, va bene? Questa relazione quest'anno ti farà da specchio perfetto affinché tu possa far emergere la tua creatività, la tua parte più bambina. Mi spiego, questo mi stanno dicendo come archetipo di questa casa in quest'anno qui. Comunque, bambino, Paride, mi viene in mente la gravidanza pure di nuovo qua, va bene, comunque per ognuno di voi poi è diverso, però al di là della gravidanza o meno, è il portare in grembo un nuovo sé, no? Il sé autentico, no? Il nuovo, quello che è sempre stato, che è chiuso dai condizionamenti, che grazie al lavoro di ribaltare la storia tu farai quest'anno, ok? Vediamo un po' cosa mi raccontano, sì, i tarocchi in merito. Settima casa per la Vergine. Settima casa per la Vergine. Cosa accade quest'anno nella casa dell'amore? 5 di denari. 3 di spade. 4 di coppe. E l'asso di denari qua dietro. Ci vorrebbe un'ora per questo video, solo per la settima casa. No, un'ora no, però, allora, quest'anno tu sperimenterai una certa insoddisfazione per qualcosa. O l'hai già sperimentata, o stai venendo da sperimentare un'insoddisfazione per un cuore ferito, per esserti sentita o sentito messo da parte. Però
è possibile tu abbia sperimentato questo o con una persona che hai reputato più infantile, quindi ciò che additiamo all'altro è da portare il dito verso noi stessi, no? Se tu hai giudicato una persona o giudichi una persona più infantile, è perché quella persona vuole portarti un certo tipo di emozione o di esperienza per far uscire fuori la tua bambina interiore. Quindi nel giudizio noi occultiamo la possibilità, dando un giudizio che limita la percezione dei sensi sottili, noi occultiamo la possibilità di sviluppare quella bambina interiore, il bambino interiore che ci porta veramente dove dobbiamo essere. Quindi qua c'è un punto a capo qua quest'anno. Cosa viene dopo il 4 di coppe? Il diavolo. C'è una persona che 7 di spade. Allora, cosa viene dopo il 4 di coppe? Il diavolo. Qua c'è una persona che sarà ossessionata da te quest'anno, di cui probabilmente tu non ti fidi. Allora, ecco perché ci voleva un'ora su questa casa. Allora, qua c'è da fare proprio un lavoro diverso. Qua devi vivere questa relazione, mi stanno dicendo le carte, che sarà il tuo specchio perfetto, delle tue credenze su che cos'è per te un'unione, su che cosa sono per te le relazioni d'amore. Tutte sono relazioni d'amore, perché vengono, come dice il mito di Amore e Psiche, te le manda amore. Amore è il tuo sposo celeste o sposa celeste o spirito guida che si incarna in tutte le persone che incontri. Tutte le persone sono perfette per te in quel momento perché ti portano un certo tipo di emozione. Tu la relazione ce l'hai con le emozioni, non con la persona. Questo è il postulato di tutte le relazioni, che ti aiutano a sciogliere paure, attaccamenti e resistenze che ti separano d'amore. Si fa un gran parlare sul narcisismo, narcisista patologico, si è praticamente preso sto archetipo del narcisista e si è messo su un piedistallo. Anche quello è un archetipo sociale, volto alla manipolazione, nel senso, ok, connotiamo una persona come narcisista, va bene, ma cosa ti sta facendo vedere quella persona? Ti sta facendo sperimentare la penuria, il dolore, l'insoddisfazione relativa a cosa? Alla tua incapacità di amarti. Perché tu, questa è la carta dell'autostima, proprio il 5 di denari, no? Perché se tu mi proietti fuori una persona con un eccessivo amore di sé, perché? È il tuo specchio perfetto, significa che tu devi amarti, amarti. Amarti vuol dire potenziare i tuoi talenti, le tue capacità, le tue espressioni e sviluppare la bambina interiore. Sentirti una conquistatrice, un conquistatore del mondo, del tuo mondo. E qua c'è una relazione quest'anno con qualcuno che ti porterà a fare questo lavoro. Vediamo il diavolo che energia ha nei tuoi confronti. Ma questo non ti molla. 7 di bastoni, combatte. Guarda, combatte non solo, ti farà. Qua c'è un grande lavoro quest'anno sulla parte sentimentale, perché qua tu avrai a che fare con una persona che ti specchia delle paure importanti, con una persona eccessivamente con questo amore di sé, che vuole, che cosa ti sta dicendo la tua anima attraverso questa persona che è a cui tu anima hai dato il copione. Vogliti bene. Volerti bene cosa significa? Amarti. Amarti come cosa significa? Amarti significa amarsi, cioè amare il sé. Amare il sé. Tu non devi piacere all'altro, questo è quello che ti porta a livello proprio profondo questa relazione o l'amore quest'anno. Amarsi significa amare il sé. Amare il sé significa non piacere all'altra persona, non devi piacere all'altra persona che è un costrutto del sistema l'altra persona. Amare il sé significa piacersi, piacersi nel corpo, piacersi nel corpo. Allora, gli yogin sciamanici
fanno un rito bellissimo per evocare il piacere in moto. Il piacere in moto è un piacere sempre attivo che non riguarda più un oggetto esterno o una persona. Il piacere in moto è dato dall'amare il proprio corpo completamente, e per spogliarsi dall'identità del corpo gli yogin sciamanici fanno questo rito potentissimo all'interno di un bosco, della foresta, si spogliano anche a livello simbolico dei vestiti e ballano nudi nel bosco, nella foresta. Ballando nudi nella foresta e nel bosco, tu inizi a sentire la connessione con il sé. Tu devi piacere al tuo corpo, devi amare il tuo corpo. Inizi a sentire un'energia sessuale bellissima in connessione con la terra, con la pioggia, con le rocce, con gli alberi, va bene? Questo è un rito sciamanico bellissimo. E magari non ti sto dicendo di ballare nuda sotto la pioggia, oddio, se hai una campagna tua, io l'ho fatto, quindi se hai una campagna tua, un giardino tuo, fallo subito, sotto gli alberi, balla nuda, nudo. Questo è un rito di trasformazione, di passaggio potentissimo. Questo ti permetterà di piacere a te e quindi che anche l'idea dell'altro sparisce, quello che questo lavoro ti vuole far fare. L'idea dell'altro sparisce, quindi piacerai a tutti, perché tu inizi a piacerti nel corpo, va bene? Ok. Questo ti permetterà di avere una connessione speciale con la divinità che è il tuo sé. Ora, facendo questo lavoro, qua mi hanno raccontato di situazioni che tu hai potuto vivere o che puoi vivere quest'anno. Ora, facendo questo lavoro, cosa succede? Vediamo. Facendo questo lavoro, aspetta, tutte le carte al contrario ho messo, aspetta. Allora, facendo questo lavoro, cosa accade nell'amore, nella settima... No, di nuovo al contrario, me ne ero accorta. Allora, facendo questo lavoro, cosa accade? Amando il sé, piacersi, cosa accade nell'amore quest'anno, Vergine? Carro, 5 di coppe, 4 di denari, che ti prenderai una rivincita su questa persona e non saprai e dovrai prendere una decisione, perché c'è questa persona che arriva da te di nuovo, o comunque con un altro tipo di la voglia di conquista, no? Facendo questo lavoro, iniziando a piacerti, arriva questa persona da te pentita, però tu ti prendi una rivincita, secondo me, non ti apri tanto. Due altre carte, cosa succede quest'anno? Giudizio, il diavolo, di nuovo, paggio di bastoni. Facendo questo lavoro ci sarà una grande rivincita per te quest'anno con questa persona o nell'aspetto amoroso, perché tu ti renderai conto di quanto sei desiderabile, bella o bello in tutto il tuo essere, perché tu inizi a piacere al sé. E qua c'è una persona che non ti molla. Questo è l'anno che a livello della settima casa è un anno molto movimentato da un punto di vista di affermazione del sé, viversi la sana sessualità che è l'amore del sé, più che il piacere all'altro. Eh sì, comunque il segno del cancro è uscito qua, che comunque c'è il carro, l'acquario, il capricorno, ma al di là del segno, questa è l'energia. Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Andiamo nella profondità. Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Si redime, c'è uno sballo completo di questa persona. O può essere una persona nuova dove tu ti porti gli strascichi di quello che ti ho detto prima, e quindi questa persona dice siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Anche il mondo cos'è? È il mondo come tu lo vivi. Qua la coppia sacra è una persona che sente il sacro in questo rapporto. Cos'altro?
sto affrontando tutte le mie paure. Questa è una persona che aveva molte paure, col 5 di coppe lo vediamo. Cos'altro? Molte paure, soprattutto se definito narcisista, che il narcisista è una persona che ha molta paura di perdere se stesso. Quando tu ti spogli della tua identità, ballando nuda, anche a livello metaforico, nudo, tu non vedi più l'altro, e quindi una persona che vede una persona che pregna della propria identità, come nel caso il narcisista, l'abbiamo definito così, davanti a una persona che non ha identità, che ha solo il sé, e voglio dire, è tanta roba, cioè è luce pura, accecante, ok? Cos'altro ti dirà questa persona? La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. Qua abbiamo una persona che può allontanarsi e di cui entrambi sentirete l'essenza nello spirito che vi permette di fare una trasformazione senza precedenti. Wow, ragazzi miei, ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e adesso andiamo a vedere l'ottava casa. Allora, l'ottava casa è la casa della morte e della rinascita, è la casa dell'occulto, dell'inconscio, e dei limiti e dei tabù da superare. È anche la carta della sessualità profonda che porta una grande trasformazione. È anche il tema della morte e della rinascita. Vediamo come sta l'energia per te in questa ottava casa. Come sta l'energia nell'ottava casa per le mie ragazze e i miei ragazzi della Vergine? Come sta l'energia nell'ottava casa, casa della morte e della rinascita? Journey, viaggio, viaggio, viaggio. È possibile che farai dei viaggi che ti che daranno una rinascita per te. È possibile che ci saranno dei viaggi che porteranno una rinascita, ti daranno una rinascita. Ma soprattutto questa è la carta che mi dice: qua c'è una barca, c'è la luna e c'è l'acqua, no? Sono le emozioni, la luna sono le emozioni, e tu sei qui con la barca che navighi sulle tue emozioni perfettamente, seguendo l'intuito. Diciamo che per il tema morte e rinascita questo è l'anno in cui tu farai fluire alle tue emozioni, fluirai con le tue emozioni senza opporre resistenza. Sì, apportando una grande rinascita dentro di te, non frenandole più. Vediamo un po' qual è l'archetipo. Sull'ottava casa, morte e rinascita, qual è l'archetipo? Vergine. Il cercatore, sì, mi dice che qua ti vedo con energia molto introspettiva quest'anno, perché tra tutti i segni zodiacali che ho fatto, credo che sia questo, devo ancora finirne due, però credo ancora perché sia questo il segno più che ha proprio un ribaltone totale. Qua tu cercherai la verità oltre all'aspetto visibile delle cose. Hai una connessione molto profonda con lo spirito, quasi sgomentata a volte, non so se si può dire così, ma sai che quella è la strada giusta. Secondo me c'è proprio un cambio di pelle quest'anno, mi spiego per te. È proprio un cambio di pelle. Verso cosa? Verso la fede. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito all'ottava casa, che altri dettagli mi aggiungono. Vediamo, ottava casa, il sole, il re di bastoni, 10 di spade. Qua si chiude un ciclo karmico doloroso, doloroso, non so con chi, me lo ripetono anche nell'ottava casa. C'è un ciclo karmico doloroso riguardante un dolore relativo a una persona che inizialmente può aver dato gioia, però si chiude un ciclo doloroso relativo a una persona. Oppure puoi aver avuto il trapasso di qualcuno e ancora non l'hai elaborato, e questo è l'anno in cui, grazie a questo trapasso che può essere giunto già, questo trapasso, tu fai un viaggio interiore che ti porta a trovare la via, la verità vera, che tra morte e vita
non c'è differenza. Come dicono i buddisti, noi siamo viventi e morenti simultaneamente. Ed è la società occidentale, moralistica e patricentrica che abbiamo oggi, iperrazionale, che ha occultato completamente i valori del femminile, tra cui c'è anche il valore della morte, intesa come invisibile. E quindi c'è un risveglio spirituale potentissimo per te quest'anno rispetto all'invisibile, rispetto al femminile, rispetto anche al superamento dei tuoi limiti e i tuoi tabù riguardanti la morte in sé come concetto. Due altre sull'ottava casa per la Vergine, 4 di denari e il 2 di coppe. Allora, io qua vedo che questa situazione è relativa all'amore, 5 di coppe. L'amore sarà l'amore inteso come o una persona che non si apre, una relazione che si è chiusa, o qualcosa che è successo, di cui ti porti gli strascichi, che ti permetterà di vedere la verità profonda delle cose. Sì. 2 di coppe, 10 di denari. Alcuni di voi avete gli strascichi di una vecchia relazione, fate fatica ad aprirvi, anche rispetto alla casa precedente. Però piano piano qua vi aprite perché ne vale la pena, mi dicono. Ok? Fammi vedere di nuovo. A cosa porta questo viaggio interiore quest'anno? Questa nuova consapevolezza per la Vergine? La stella. Alla guarigione totale. Alla guarigione totale, a una connessione profonda con l'invisibile, a una fede totale. La fede, la stella è la carta della fede. Ok? Avere fede in quello che accade, avere fede nell'invisibile. Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo alla nona casa. Allora, la nona casa è la casa dei viaggi lunghi, anche degli studi superiori, anche delle credenze e della fede. Ok? Andiamo a vedere come sta l'energia per te in questa nona casa. Nona casa, Vergine. Nona casa. L'energia della nona casa. Fratello. Fratello. Per alcuni di voi ci sono dei viaggi lunghi legati a vostro fratello, se avete dei fratelli. Ok, se avete dei fratelli, dei viaggi lunghi verso i fratelli o dei fratelli vi vengono a trovare. La carta del fratello qui, nella casa delle credenze, della fede. Molte di voi riscoprirete, avrete fiducia in vostro fratello. Abbiamo visto che nella casa della terza casa i viaggi brevi c'erano anche relativi ai fratelli, no? C'è qualcosa che riguarda i fratelli e sorelle che si sistema quest'anno o ha una nuova luce. Vediamo di cosa mi parla l'archetipo. Vediamo di cosa mi parla l'archetipo. Nona casa, Vergine, sulla carta del fratello. Damigella. Guarda, io vedo che quest'anno con la carta Damigella dice: comprende la naturalezza del romanticismo sano, ti ispira a confidare in te stessa e in te stesso. Questo è l'anno in cui tu avrai profonda fiducia in te stessa, in quello che senti o in te stesso. Io credo che siccome tu avrai molta fiducia in te stessa o in te stesso, tuo fratello o i tuoi fratelli ti prenderanno come esempio. Questo è un messaggio aggiuntivo per alcuni di voi, come esempio. A vostro fratello, a vostra sorella, ai vostri fratelli serve il vostro esempio. Sì. O qua ci saranno dei fratelli che ti aiuteranno nel vedere l'amore, anche la parte romantica della vita in modo sano, perché abbiamo visto che ci sono un po' di eventi importanti, no? In quel senso, sì. Forse fai dei viaggi verso tuo fratello o tua sorella che ti aiutano a supportare un certo tipo di situazione emozionale e ti aiuteranno a confidare di più in te. Vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi.
Vergine, nona casa, due di spade, il diavolo, la giustizia. Sì, ci sono dei viaggi lunghi, ci sono questi viaggi. All'inizio sei un po' perplessa, un po' perplesso, vedi il carro titubante. Poi ci sono dei viaggi che prenderai la decisione di fare questo viaggio, di fare questi viaggi, anche per elaborare delle dinamiche tossiche della tua vita. Verranno elaborate, crederai più in te stessa o in te stesso. Questo è l'anno in cui, qua mi dice che ottieni giustizia per delle situazioni tossiche che ci sono state o ci possono essere. Ottieni giustizia in tal senso, i viaggi possono essere relativi a questa giustizia qui. E soprattutto avrai fede nella giustizia naturale. Di cosa mi parla la giustizia ancora nella nona casa? Degli amanti, dell'amore di nuovo. Avrai la giustizia nell'amore quest'anno, la stella. Giustizia in amore significa che la giustizia divina interviene a tuo favore per farti scoprire il velo di Maya. Cioè nel senso, qua il tuo cuore rinascerà a nuova vita, scevro dalle dinamiche tossiche dovute al mentale, all'ego. Quindi c'è una sanazione su questo e quindi crederai nella giustizia divina perché l'amore che ti spetta per diritto divino arriva per te. E ci può essere un fratello, qualcuno che ti supporta in questo, una sorella. Ok, ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo alla decima casa. Allora, la decima casa è la casa del successo, anche la casa della carriera, però soprattutto noi andiamo a vedere dove avrai successo quest'anno. Andiamo a vedere dove avrai successo quest'anno, Vergine, anzi, mettiamo prima gli altri oracoli. Vergine, dove avrai successo quest'anno? Decima casa. Dove avrai successo quest'anno, Vergine? Cos'è questo? Scusate, questa carta non mi è mai uscita. Dice play, la sincronicità. Ah, ci sono dei successi relativi. Allora, delle situazioni sincroniche si manifesteranno davanti a te che ti porteranno ad avere successo negli ambiti, in vari ambiti. Adesso andiamo a vedere quali, ce lo diranno i tarocchi, però mi stanno puntando l'attenzione con questa carta sulle sincronicità della vita che ti porteranno sulla strada giusta, delle sincronicità, tutto si unisce quando meno te l'aspetti, tutto si fa chiaro e tutto ti porta dove devi essere e ti troverai sbalordito o sbalordito per queste sincronicità. Andiamo a vedere ancora dove avrai successo quest'anno, di cosa parlano queste sincronicità. Vergine, eremita, qua mi dice di nuovo cerca la solitudine per centrarti intensamente nella tua vita interiore, serve la creatività personale. Mentre stai nel tuo eremo quest'anno, abbiamo visto c'è una vita interiore molto forte, come l'abbiamo visto nell'altra casa, ci saranno una serie di sincronicità che ti porteranno fortuna quest'anno. Mentre sei nel tuo eremo, nella tua introspezione, vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito a queste sincronicità. Dove avrai successo quest'anno? Vergine, il diavolo, il giudizio, accipicchia nel lavoro, all'improvviso avrai successo nel lavoro, ciò che stavi aspettando con il diavolo, ciò a cui stai ambendo, la carta dell'ambizione, chiamate improvvise con il giudizio, la rinascita nel lavoro, asso i denari, mentre sei nel tuo eremo, una serie di sincronicità, successo pieno nel lavoro, in ciò a cui stavi ambendo. Bellissimo, ragazze mie e ragazzi. Ok, detto questo, adesso passiamo all'11ª casa. Allora, l'11ª casa è la casa delle amicizie e anche delle cause comuni, quando siamo chiamati a fare esperienza della condivisione con gli altri di interessi e di ideali condivisi, ok? Però è la casa quindi delle amicizie. Andiamo a vedere come sta l'energia in questa 11ª casa per te, Vergine.
l'undicesima casa per la Vergine. Come sta l'energia dell'undicesima casa? Ritiro, sarai molto più ritirata del solito quest'anno rispetto alle amicizie, ti circonderai proprio di una o due persone, quelle autentiche, ma l'abbiamo visto in tutta la stesa comunque, questo è l'anno proprio del ribaltone per te, ritirarsi, sei più ritirata dal mondo esterno, ok? Più ritirato dal mondo esterno. Vediamo con quale archetipo si trova l'undicesima casa per te. Vergine, specialista in reti sociali, probabilmente sarai più attiva dal punto di vista di ti farai vedere meno, però più attiva da un punto di vista di reti sociali. Specialista in reti, qua dice favorire la comunità e compartire informazioni. Sì, sarai più disponibile sulla rete che di persona, mi dicono. È possibile questo, perché di persona è come se tu volessi avere un'introspezione da darla poi al mondo sotto forma un po' di più reti sociali che vis-à-vis, insomma, ok? Vediamo un po', e puoi conoscere delle persone nuove sulle reti sociali che vaglierai alla luce della tua saggezza. Vediamo cosa mi raccontano però i tarocchi in merito all'undicesima casa, Vergine. 2 di denari, re di denari, il diavolo. Guarda, io ti dico, sei molto impegnata sulla parte tua lavorativa quest'anno, più che e può essere che, guarda, 9 di coppe, c'è soddisfazione in ambito lavorativo qua, mi dicono, di nuovo. Sì. E mi dicono che ci possono essere delle persone, fammi vedere qual è l'energia del diavolo però. 6 di coppe. Guarda, io vedo amicizie nell'ambito lavorativo, non tanto con le persone esterne, ma amicizie importanti nell'ambito lavorativo sono quelle pochissime persone con le quali tu ti circonderai e soprattutto fanno parte del tuo intorno lavorativo. E possono essere delle anime gemelle intese dal profilo come persone che ti accompagnano nel percorso, mi spiego, non necessariamente relazioni intime, ma relazioni di persone che ti accompagnano nel percorso, nell'ambito lavorativo, mi dicono. Ma sono 2, 3, poche persone, soprattutto ti circondi delle persone autentiche quest'anno, di persone autentiche. Sul diavolo di nuovo. Gli amanti, di nuovo gli amanti, quante volte è uscita? Non lo so se hai un rapporto con la persona che lavora insieme a te. È possibile, qua c'è di nuovo 9 di spade, è possibile che ci sia una persona nel tuo intorno lavorativo con il quale hai un rapporto, con il quale c'è una bella connessione e ti frequenti solo con quella persona e magari vi frequentate in modo ritirato e non esposto alle amicizie, mi spiego? Mi dicono anche questo per alcune di voi. Sì, ti vedo più ritirata dalla vita sociale pubblica, ok? Questo mi dicono quest'anno, attiva sui social, ma meno nella vita pubblica, con quelle pochissime persone. Ok, vediamo adesso la 12ª casa. Allora, la 12ª casa è la casa del karma e dell'occulto, cioè quello che non ti vedi arrivare, di cui le carte possono leggere l'energia. È la casa di ciò che non sai, anche dei nemici nascosti e delle prove di vita, va bene? La casa anche delle vite passate, la casa della purificazione, anche della privazione, che sono le sfide karmiche, no? Da cui poi si giunge all'elevazione spirituale. Vediamo come sta per te l'energia nella 12ª casa. Vergine, come sta l'energia nella 12ª casa? Wow, c'è una guarigione totale. Io ragazzi non lo so cosa succede quest'anno, ho visto delle situazioni complicate che come un miracolo di punto in bianco ti danno la spinta per fare delle cose assurde. La carta della guarigione nella 12ª casa, che è la casa del karma e dell'occulto, ti dice che se abbiamo avuto possiamo avere delle privazioni che ci dà il karma quest'anno,
Questo ti farà avere una spinta, un'elevazione spirituale, da avere una guarigione a tutto tondo. Io non lo so che succede, l'abbiamo visto sommariamente con tutte le 12 case fino a questo momento, ma c'è una guarigione totale, c'è un premio da parte del karma, c'è verso il dharma. Vediamo un po' che cosa mi dice questa. Guarigione rispetto a quale ambito? Cosa mi dice l'archetipo nella 12ª casa? Karma e occulto per la Vergine. Il Messia! Oddio! Oddio! E qua c'hai Dio che ti guida, quest'anno. Qua c'è Dio che ti guida quest'anno, c'è una ricompensa, fammi vedere i tarocchi che dicono, poi ti do un messaggio completo. Allora, cosa arriva che tu non sai quest'anno, che porta guarigione? Cosa arriva? O da cosa guarisci? Fammi vedere. Cosa arriva quest'anno che tu non sai? Karma e occulto, 12ª casa. Cosa arriva che non sai? Cos'è che non sai? L'appeso. Paggio di spade, 5 di bastoni, c'è una guarigione rispetto a una situazione che era ferma, litigi con altre persone, situazioni di terze persone in mezzo, amici, familiari, parenti, situazioni ferme in quest'ambito che ti hanno dato anche, magari per alcuni di voi, la somatizzazione fisica di queste disarmonie psicospirituali, mi spiego, un po' di sintomatologie, questo mi stanno dicendo, c'è una guarigione da questo. Cosa viene dopo il 5 di bastoni? Il cavallo di bastoni, una ripresa, qua di nuovo l'amore, 2 di coppe, una situazione ferma, bloccata, situazioni di terze persone, situazioni ferme per parenti, amici, familiari, arriva un cambio di tutta questa tensione che ha potuto generare delle psicosomatologie, so si può dire così, ma la somatizzazione, arriva un cambio. Energia del cavaliere di bastoni, asso di coppe, nell'amore, inaspettatamente, una gioia inesauribile nell'amore, paggio di coppe, per alcuni di voi è una persona nuova, dopo situazioni ferme, contrastanti, viene mandata direttamente dall'alto, dal Messia, questo è quello che non ti vedi arrivare, una guarigione sotto il profilo della gioia di vivere, dell'amore, o con una persona nuova o con la stessa persona, però questo è quello che non sai, che non ti vedi arrivare durante l'anno, e magari stai invendo contro non lo so quale karma, boom, a un certo punto arriva un cambio, questo è ciò che non ti vedi arrivare e che porterà una grande gioia. Fammi vedere ancora su questa gioia dell'asso di coppe. E il giudizio è chiaro, c'è assolutamente la regina di coppe, quello che stavi aspettando, assolutamente sì. Guarda, te ne esci fuori da tutte le difficoltà che puoi vivere o puoi incontrare quest'anno e hai già vissuto nell'anno che è passato. C'è un nuovo amore, una rinascita, qualcosa di bellissimo, improvvisamente, che stavi aspettando. Vai via da tutte le difficoltà. Può essere, ripeto, o con una stessa persona o con una persona nuova. Re di coppe è un'anima gemella qua, abbiamo una coppia di potere. E comunque di nuovo un segno d'acqua, non so, cancro, pesci, scorpioni, non lo so, però mi dicono che qua fai un switch di coscienza quest'anno, avendo un grande premio da parte del karma. Sì. Ragazze mie, questa è stata la stesa più, il viaggio più emozionante da tutti i segni zodiacali, è proprio il viaggio di Perseo, wow! Io concludo qui perché abbiamo finito il nostro viaggio insieme, è stato bellissimo, emozionante, grazie per tutte queste emozioni stupende. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, io concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua!